appena uscito il nuovo firmware per il Fractal FM9, quindi andiamo a vedere subito cosa c'è di nuovo. Per prima cosa vi avverto che il firmware è ancora in versione beta, quindi se avete delle esibizioni live a breve o delle sessioni di registrazione, magari aspettate qualche giorno prima di installarlo o magari aspettate direttamente la versione definitiva, perché ci potrebbe sempre essere qualche bug che magari vi coglie di sorpresa nel momento sbagliato. Fatta questa piccola premessa, andiamo a vedere subito cosa c'è di interessante. La novità più interessante, o quantomeno quella che molti di noi aspettavano con impazienza, è sicuramente quella del gapless switching, funzione che era già stata implementata da qualche tempo sull'Axe-FX 3 e quindi si era in attesa che venisse portata anche su FM9 ed FM3. Ma di cosa si tratta? Essenzialmente è un'opzione che consente di non avere più quei piccoli silenzi quando si cambia canale al blocco amp oppure quando ciò avviene nel cambio scena o nel cambio preset. Già anche con questa opzione non attiva sono stati migliorati e ridotti i tempi di cambio del canale, quindi già dovremmo notare un miglioramento anche se questa opzione non è attiva. Attivandola invece al cambio canale, scena o preset viene registrata una piccola porzione di audio che viene riprodotta nel momento in cui ci sarebbe il silenzio. Praticamente vengono registrati i millesimi di secondo prima del cambio scena e questo fa sì che si abbia l'impressione che non ci sia alcun taglio. Magari in casi estremi, per esempio se state suonando 3000 note al secondo, magari vi accorgete comunque del cambio, però diciamo che è sconsigliabile a prescindere cambiare suono mentre si è al centro di un assolo, cioè ha poco senso. Nel 99,9% dei casi è sicuramente un workaround che funzionerà benissimo e quindi andiamo a sentire appunto come suona e come funziona. Allora, piccola premessa riguardo a questa funzione. Come scritto nelle note di rilascio, per farla funzionare dovete salvare tutti i preset col nuovo firmware. Cioè in sostanza, anche se non fate cambiamenti, dovete andare in tutti i preset e cliccare sul tasto salva. Io l'ho già fatto per alcuni preset per provare la funzione appunto e vi faccio sentire come funziona. Allora, questo è quello che succede cambiando preset. Come sentite non c'è più assolutamente alcun silenzio. Stessa cosa se andiamo a cambiare il canale dell'amp, ovviamente. Completamente gapless. E quindi per attivare questa funzione basta andare in setup e settare il parametro gapless appunto o su all oppure su channel scene se volete che sia attivo soltanto al cambio scena o cambio di canale e quindi non al cambio di preset. Un'altra cosa, se volete che sia attivo anche al cambio di preset dovete impostare spillover pure su all, altrimenti non funzionerà. Infine vi faccio sentire che anche settando su off il gapless il cambio canale dell'amp è diventato molto più veloce rispetto a prima. Qui si sente un piccolo silenzio, ma è davvero quasi impercettibile, quindi se magari volete evitare alcuni artefatti che si potrebbero creare con la funzione gapless attiva, potete benissimo anche spegnerla perché tanto ormai il silenzio, il gap è gestibilissimo anche senza questa funzione. Poi ci sono diverse novità relative anche al blocco AMP. Prima di tutto alcuni aggiornamenti relativi agli algoritmi veri e propri, in particolare la parte che si occupa della modellazione dei triodi, cioè delle valvole del preamp, poi anche alla parte che si occupa della compressione dello speaker e dell'interazione della cassa con l'amplificatore. E riguardo a questi ho registrato un campione di audio sia prima dell'aggiornamento che dopo e quindi vi faccio sentire la comparazione, ditemi se sentite le differenze.
Oltre a questi aggiornamenti agli algoritmi, troviamo anche diversi nuovi modelli di amplificatori, in particolare 2 canali del Mesa Mark V, ovvero il verde e il rosso, poi la versione stealth del 5153, 2 nuovi modelli del Marshall JCM 800 e poi anche il canale pulito del Marshall JVM 410. Oltre a questi nuovi modelli sono anche stati aggiornati alcuni altri modelli, ovvero quello del Brit Silver, del Frayet D60, dell'Orange RV50, del CA3+, dei Friedman BE e HBE, dei Recto 1 e 2 e del Mesa Mark II C+. Tutti questi modelli sono stati aggiornati, nel senso che sono stati magari corretti errori che erano presenti nelle versioni precedenti del firmware, e alcuni di questi addirittura invece sono completamente diversi, nel senso che adesso sono basati su una diversa versione di quegli amplificatori. Ve ne faccio sentire alcuni. Un'altra bella novità riguarda i riverberi. In generale è stato migliorato l'algoritmo delle early reflections per tutti i tipi di riverbero, e poi in particolare per i modelli spring, cioè i riverberi a molla, e i riverberi plate, abbiamo un algoritmo nuovo di pacca. Infatti adesso gli algoritmi di questi 2 tipi di riverberi sono delle modellazioni fisiche a tutti gli effetti, mentre prima erano soltanto una, diciamo così, variazione dei parametri interni del riverbero, che era un algoritmo unico un po' per tutti i tipi. Quindi anche qui ho registrato sia prima dell'aggiornamento che dopo per farvi sentire la differenza. A voi il giudizio.
Ci sono novità anche per quanto riguarda gli algoritmi che simulano il nastro nel delay a nastro e nel chorus a nastro, e anche qui vi faccio sentire la comparativa per entrambi tra prima e dopo l'aggiornamento. Poi abbiamo anche alcuni modelli nuovi di drive, ovvero Nobelium OVD1 che è basato sul Nobels ODR1, il Sunrise Splendor basato sul JHS Morning Glory e poi il Gauss Drive basato sul Mesa Flux Drive. Andiamo a sentirli tutti e tre messi di fronte al modello dell'iVAT, perché secondo me è quello più adatto a sentire la vera voce dei pedali, perché è famoso per essere un cosiddetto pedal platform, cioè un ampli con molta headroom e che quindi fa sentire molto bene la pasta sonora della distorsione dei pedali. Allora, questo Spectrum sembrerebbe essere un semplice controllo di tono, mentre Bass Response presumo che controlli i bassi.
Un altro effetto che è stato aggiornato è il tremolo. Anche per questo effetto è stato migliorato ed ampliato l'algoritmo. Infatti adesso non troviamo più soltanto un tipo di tremolo, oltre all'harmonic trem che è comunque un effetto diverso, ma adesso troviamo ben 5 tipi. Il vecchio algoritmo dovrebbe corrispondere al VCA trem, anche se probabilmente non suonerà comunque uguale, identico a prima. Poi abbiamo 2 tipi di tremolo ottici. Poi abbiamo il Neon Trem, che non so cosa sia, però vediamo come suona. E infine il Bias Trem, che dovrebbe essere simile a quello che troviamo nel blocco amp. E poi troviamo anche tante altre piccole migliorie. Ad esempio nell'amp block è stato aggiunto uno switch per compensare il cambiamento di volume dovuto al circuito di negative feedback. Oppure i valori di default di alcuni parametri come speaker drive e speaker temp. Il nuovo controllo shape nell'FO che sostituisce il vecchio Astable Beta. Ne abbiamo parlato nel recente video su controllers e modifiers. È stato migliorato il noise gate nei tipi intelligent e noise reducer, che adesso dovrebbero avere meno artefatti quando il gate si apre e si chiude. Poi ci sono tante altre varie fix a vari amplificatori e altri bug che erano presenti, insomma c'è veramente tanta roba. L'ultimo aggiornamento per l'FM9 risaliva ad agosto, quindi nel frattempo ci sono state un bel po' di migliorie sull'AXFX dove i firmware escono continuamente e finalmente tutte queste migliorie sono state anche aggiunte all'FM9 e a breve dovrebbero arrivare anche sull'FM3, visto che a quanto hanno detto il firmware è già in beta privata, cioè lo stanno testando i beta tester, quindi presumibilmente nei prossimi giorni o settimane arriverà anche quello. Come sempre lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto con tante altre belle cose. Ciao!